Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ci siamo lasciati in questa condizione, adesso abbiamo pulito perché era veramente un disastro. In questo video andremo a rimuovere questo pannello, ok, tutto, e anche quello posteriore, che sarebbe questo qui. Questa qui è una lamiera di ferro che è stata applicata per fare dei test. Quindi andremo a rimuovere questa piastra di ferro per poter rimuovere questo pannello, questo qui, ok? Andremo poi a rimuovere questo pannello completo e tutta questa situazione qua. Per rimuovere questo però prima dobbiamo togliere questo pannello. Questo pannello qui è avvitato tramite queste viti, se non sbaglio M10, a questo soffitto, ok? Questo è tutto ferro, sono 2 cm di ferro mi pare, questo qui, questo, tutto saldato in maniera continua, non è insieme a puntate, è stato saldato tutto continuo per evitare che ci fossero dei fori che potessero portare a far sfiatare la macchina, usiamo questo termine. Quindi toglieremo questo e la piastra qui dietro, così toglieremo tutti quei pannelli qua e toglieremo anche questo. Questo è montato nello stesso modo di questo qui, che è una modifica che abbiamo fatto parecchi anni fa. Cosa che succedeva? Noi attraverso delle barre filettate e dei pannelli, che sono questi qui, ok? Vedete, questi qua sono tutti pannellini, ok? Questo qua è una stondatura che abbiamo composto tramite dei ceppi già fatti. E praticamente attraverso delle barre filettate e questi, che sono saldati all'interno della struttura, noi cambiavamo questa lunghezza, ok? È una cosa che abbiamo fatto parecchi anni fa. Quindi per rimuovere questa dovremmo rimuovere tutta la vernice, rimossa tutta la vernice, toglieremo dei viti che sono avvitate nei pannelli che vi ho fatto vedere adesso. Nascosta sotto questo ci sono le viti che tengono tutto questo sandwich insieme. Quindi penso che partiremo rimuovendo, ovviamente dopo le piastre varie, rimuoveremo questo di modo da avere poi la possibilità, dopo aver rimosso la vernice dei viti, di poterci inserire tra legno e ferro e strappare via questa sezione. Ovviamente qui c'è il problema che avevamo anche qui sotto, quindi i quadrati sono stati riempiti con del legno e anche in questo caso qui secondo me sono avvitati dalla parte posteriore verso il davanti. Quindi bisognerà un po' capire se dobbiamo rimuovere poi prima quello posteriore, quindi questo, o se siamo fortunati possiamo rimuovere subito questo qui. Se riusciamo a rimuovere prima questo sono contento, che secondo me facciamo meno fatica poi a rimuovere quell'altro. In caso vediamo un po' come fare, dai. Allora, abbiamo rimosso il tetto, come vedete c'è una certa differenza anche di colore. E il bianco è bello, però è sporchevole di maledetto. Niente, dai, adesso passiamo alla piastra. Allora, abbiamo rimosso il tondo, queste sono le viti che vi dicevo, ok? Che sono quelle che erano inserite lì dentro. Ovviamente questo è il nostro mezzo tondo. Così. Ok. Sono state applicate queste forature, questi ribassi, diciamo, che servivano per ospitare il dadino. Adesso sono costretto a rimuovere prima tutta quella sezione qui perché non viene fuori la piastra. Era stato un dramma metterla e un dramma anche toglierla, quindi provo a facilitarmi il lavoro eliminando prima tutta questa sezione in modo da aumentare questa apertura che ho qui davanti e vedere se riesco a tirarla fuori da lì dentro. E non è una cosa semplice perché ci abbiamo messo quasi 2 ore a posizionarla, cioè oddio, 2 ore a farla entrare in macchina e mezza giornata a posizionarla lì dove la vedete. Beh, ovviamente gli imprevisti non mancano mai. Porca miseria. Questa qui è la piastra che vi dicevo, questo è il tetto, questo qua. E quando siamo andati a saldarlo non abbiamo visto che c'era qua un dado e ci siamo praticamente appoggiati contro. Eccellente. Niente, da bisogna trovare un sistema per tirarlo via. Gli altri sono stati tutti rimossi. Vedete, infatti lui si muove. Però questo è un problemino, adesso ci ragioniamo sopra, dai, vediamo come risolvere. Contrariamente
le mie aspettative ce l'abbiamo fatta, è rimasto dentro il perno che taglieremo con flessibile un secondo metro, però ce l'abbiamo fatta, vedete, c'è la stessa struttura di qua sotto con, vedete, c'erano dentro questi perni dove noi andavamo a aggiustare la lunghezza inserendoli o meno all'interno dei tubi, perché questi qui sono passanti, il tubolare è messo in questa posizione e quindi aveva possibilità di entrare con questi pannelli con cui noi, aggiungendoli o togliendoli, allungavamo, accorciavamo il muretto. So che tutti quanti diranno mi avevi detto che era tutta quanta fatta in multistrato, questo qua è MDF. È vero, perché questi qui sono test su test su test su test e la maggior parte delle volte vengono fatte magari durante agosto e ad agosto i nostri fornitori non sono tutti aperti, quindi ci siamo dovuti arrangiare. Dopo agosto c'erano le finali, sempre lunghi, sempre in ritardo, sempre con i test, è rimasta così. Comunque sopra era tutta resinata, non era una struttura poco solida. Infatti, cioè, voi la vedete qua così, vabbè, cosa ci è voluto. In realtà non è stato semplice. Il motivo per cui trovate in giro le MDF ogni tanto in una macchina è per quello, sono proprio modifiche fatte d'estate, quando la gente andava in ferie noi eravamo qua a lavorare su sta macchina. E quindi quello che riuscivamo a prendere dai fornitori lo prendevamo, quello che non riuscivamo ci arrangiavamo con gli store che avevamo qua in zona, quindi il motivo è quello. Niente, da adesso proviamo a togliere quella maledetta piastra e poi sotto con le pareti. Dopo aver utilizzato i peggio sistemi ce l'abbiamo fatta, è fuori. Con i peggio sistemi intendo quel piedi di porco e tubi. Lasciamo perdere. Allora adesso vediamo un po'. Allora adesso la situazione si presenta è questa, ok? Lì dove c'era applicata la piastra, ok? Adesso vediamo, come ho detto prima, se partire da dietro o da davanti a rimuovere la vernice con le viti. Partirei da davanti, poi guardo qua dietro come fare, cioè devo capire, non mi ricordo più come cavolo è stato montato. Secondo me è stato montato prima questo, poi i quadrotti e poi è stato avvitato questo pannello qui davanti. Parto con questo qui, dopo vediamo, vediamo un po' come cavolo fare. Niente, abbiamo rimosso la vernice come al solito. Vabbè, è sempre un lavoro molto pulito da fare, veramente parecchio. Niente, adesso togliamo stucco e vabbè, vi risparmio questa parte qua, tanto già la sapete. È stato un gioco da ragazzi, con questo sistema qui ottimo. Allora, non mi ricordavo che dietro lì c'era schiuma, ero convinto al 1000% che ci fosse sotto del legno come in quei quadrati lì, in realtà c'è la schiuma. Adesso togliamo questo, togliamo là sopra e poi passiamo alla parte posteriore e poi puliremo via la schiuma, o la pulisco adesso, non lo so, poi decido. Niente dai, non male, non male. Niente, adesso che abbiamo rimosso tutte le viti, martinetto olio, un po' di spessori, sfruttiamo la gabbia del cruscotto come di consueto e rimuoviamo anche questo pannello posteriore, poi puliremo tutto dalla schiuma espansa e poi puliremo tutto, faremo una panoramica generale e vedremo come procedere poi con i prossimi video, vediamo un po' come impostarli. Beh, onestamente la ritenevo una cosa molto più semplice da fare. Alla fine abbiamo dovuto tagliarlo in 3 pezzi, sopra, sotto e il pezzo a metà che è da un'altra parte. Questo perché, allora, opla. Allora, come potete ben vedere, il pannello è stato montato, questo qui, prima di questo e di questo qui, ma dopo
ma dopo il pavimento. Questo che problema ha creato, al di là di una vite che non siamo riusciti a togliere, che non riuscivamo a fargli fare questo tipo di movimento, soprattutto qui in alto. Questo movimento qua non lo poteva fare perché andava a incastrarsi in questo punto e più o meno anche di là, quindi allora così non lo poteva fare, così non lo poteva fare questo movimento per così, e quindi sulla parte superiore abbiamo avuto dei problemi non indifferenti. Però siamo riusciti. Allora, questi che vedete che non sono saldati, non è stato dato neanche l'antirugine, è una modifica che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Infatti vedete che anche tutti questi non c'è verniciato niente, perché sono stati applicati in un secondo momento dove c'era ancora installato il pannello posteriore che abbiamo rimosso adesso, e davanti era stato tagliato tipo questa altezza. Abbiamo fatto tutta una modifica, una struttura qui sopra nuova. Questa qui fa parte ancora della modifica che abbiamo fatto di qua, quindi se vedete queste cose qua sono tutte modifiche fatte negli anni, tutte queste qua sopra sono tutte cose aggiunte, tolte, modificate, rifatte, cambiate. È così questa macchina, è un calvario così. Quindi adesso dobbiamo valutare se rimuovere una porzione di legno anche qui, quindi magari arrivando fino a qui, stessa roba su tetto e pavimento, per rendere un po' più rigida tutta questa gabbia qua. Non sappiamo adesso se affrontare subito questa cosa o meno, perché vabbè, sicuramente andremo a finire di saldare tutti questi, poco ma sicuro, però dobbiamo vedere un attimino, perché andrà modificata tutta quella sezione qua, quindi non sappiamo se conviene eventualmente rifarla tutta da zero o se utilizzare ancora questa e migliorarla. Probabilmente la rifaremo da zero, però non voglio esprimermi con certezza da questo punto di vista. Qua abbiamo dentro ancora la barra filettata e niente, dai, dovrebbe essere più o meno questo. Dopo che qua andrà un po' riaperto tutto, vi lascerò delle foto in cui è tutto pulito, non c'è dentro questo disastro. Anche lì dietro andrebbe fatta una lavorazione un attimino per rendere un po' più rigida. Ai tempi non avevamo i mezzi che abbiamo adesso, quindi sicuramente possiamo fare solo che di meglio. Però nel complesso ce la ricordavamo parecchio più leggera, sono onesto. Uno dei motivi per cui è stato fatto tutto questo lavoro è il fatto che ritenevamo che non fosse sufficientemente rigida, comunque che vibrasse, e in questo tipo di veicoli non è una buona cosa, deve essere tutto il più fermo possibile, quindi già il dubbio che in un punto sia molle non gioca a suo favore. Quindi io adesso chiudo qua il video, puliamo questo casino, vi lascio le foto di tutto pulito e niente, poi nel prossimo video vi faremo vedere un attimino step by step cosa andremo a fare, perché adesso come al solito qui dentro si parte che bisogna fare un lavoro e ne saltano fuori 10, quindi è un attimino anche difficile capire come partire e impostarci con il lavoro, anche perché stiamo aspettando anche delle attrezzature, perché dobbiamo sportare probabilmente anche tutta quella piastra qua, andrà tolta, tolto questo, tolto di qui. Quelle cose da hobbistica non le fai, quelle cose qua, cioè le fai ma butti via 6 elettrotensili quando ne basterebbe uno. Quindi comunque nel prossimo video affronteremo il problema. Io vi ringrazio tutti quanti e al prossimo video. Ciao a tutti.